Buonasera. A breve trasmetteremo Disturbi autistici, la trasmissione vietata alle persone false. Buon proseguimento di serata. Buonasera a tutti. Anche noi ci sorprendono con queste sigle che poi non riusciamo a stare seri. Ma benvenuti a tutti quanti in questa nuova diretta di Disturbi autistici. Siamo particolarmente entusiasti di avere qui con noi stasera Maria Chiara e Elena Paolini, che penso molti di voi conoscono già, che sono due donne disabili che fanno un importante lavoro di attivismo e formazione sui temi ovviamente dei diritti dei disabili, della disabilità, in particolare sull'abilismo, sul tema dell'abilismo, e Andrea Andrew Dell'Antonio, che è un professore dell'Università del Texas, un professore di storia della musica, attivista per i diritti delle persone neurodivergente lui stesso, in quanto è ADHD, e padre anche, no? Di una persona neurodivergente, non verbale, anzi non vocale, vero? Ecco, mi ricordo, sì. Ok, allora, in questa diretta affronteremo delle tematiche che noi di Neuropeculiar affrontiamo di tanto in tanto, sulle quali raccogliamo spesso delle perplessità, delle critiche da parte delle persone che... Tutte queste storie sul modello sociale sono solo filosofia. I problemi veri sono ben altri. C'è il cavallo Donato che non imparerà mai l'educazione, tipo, deve sempre interrompere con queste polemiche continuamente, no? Che un po' sono le polemiche che spesso appunto raccogliamo un po' da appunto quando trattiamo certe tematiche, perché certe tematiche hanno un po', come dire, la fama di essere alla fine polemiche, di essere solo parole, di essere, no, come dire, questioni di politicamente corretto, il famoso politicamente corretto. Molto spesso quello che viene contestato è che si perde un sacco di tempo a parlare del linguaggio, a parlare addirittura anche per esempio del modello sociale, no? Come paradigma della neurodiversità, e che questo in qualche modo metta a repentaglio quella che è l'acquisizione dei servizi, ad esempio, che servono alle persone disabili, no? Servizi alle autonomie, cioè per il conseguimento delle autonomie, servizi alla persona, tutto quello che può essere anche stato ottenuto in passato, come se promuovere l'emancipazione delle persone, no? L'autodeterminazione, l'autorappresentanza, l'autoaffermazione, in qualche modo facesse sembrare meno bisognosi e quindi mettesse a rischio poi questo tipo di ottenimenti. E per questo io volevo parlarne sia con Maria Chiara e Elena, che appunto in realtà affrontano proprio queste tematiche, parlano spesso di quello che è anche il modello sociale, no? Fanno spesso riferimento ai vari modelli, paradigmi della disabilità, ma anche con Andrea che, essendo appunto in Texas, ha un punto di vista diciamo plurimo, forse, perché mentre il suo sguardo è molto attento a quello che succede da noi, ovviamente è coinvolto ed è un diretto testimone di quello che succede ad esempio in America, no? Sulle stesse tematiche, dove queste istanze forse sono partite un po' di tempo fa, un po' prima, e quindi, come dire, ci può un po' raccontare gli esiti che ha avuto la trattazione delle tematiche da questo punto di vista. Andrea, intanto vorrei proprio da te. Parto io, ma io volevo sentire meglio Creli, porca miseria. Allora, parto io volentieri.
cioè, sarà vero che forse negli Stati Uniti è più tempo che si parla di queste tematiche, di queste materie. Credo che sia anche più diffuso un commentario statunitense in inglese, anche in Inghilterra in fondo, e credo che Maria Chiara e Elena ne sappiano di più dell'Inghilterra, perché so che loro sono connesse e coinvolte con il movimento disabili in Inghilterra più di quanto non sia io. Sicuramente da 30-40 anni, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, si parla di questa idea dell'emancipazione dei disabili come qualcosa che non dovrebbe essere elesimata, diciamo, data come elemosina da chi disabile non è, per loro pietà, per loro grazia, perché quei poveracci disabili qualcuno li deve pur stare dietro, e quindi diamogli quel poco che possiamo offrirgli, perché naturalmente noi sentiamo pietà per loro. Questo è un tema che sicuramente nei paesi anglofoni va avanti da parecchio. Queste proteste contro l'idea che l'autodeterminazione e la libertà dovrebbe essere gestita non da disabili, ma da coloro che si prendono cura di loro. Sicuramente non posso dire che qui sia una specie di paradiso. Chiaramente continua il dibattito tra cos'è più importante. Sono più importanti, come hai detto tu, i servizi, che effettivamente i soldi vengono dati per chi ha bisogno di servizi, o è più importante considerare che qualcuno sia un essere umano che dovrebbe potersi autodeterminare su come gestire i servizi. Quindi non sono soldi che vengono dati per carità, ma sono soldi oppure risorse che di cui ciascuno ha diritto, e ciascuno dovrebbe potersi gestire come più vuole. Sicuramente all'interno del nostro governo, che ha sia una tipologia nazionale che una tipologia statale, in certe zone degli Stati Uniti questo ha avuto esiti migliori, ci sono più autonomie per le persone disabili, che possono scegliere dove vivere, le risorse con cui abitare, le persone che lavorano con loro. E secondo me, senza questo discorso dell'autogestione della propria vita, questo non sarebbe successo, perché 40 anni fa non esisteva proprio per niente neanche questa idea che una persona disabile dovesse poter gestire, per esempio, i propri impiegati, le proprie risorse, eccetera. Dirò che, appunto, anche come genitore, appunto, non voglio andare troppo per lungo per quello, ma la questione di quanti genitori abbiano diritto a controllare i diritti dei figli, dei bambini, è una cosa che è ancora molto aperta, perché qui, come in Italia, i genitori hanno proprietà dei bambini di 18 anni e quindi possono decidere quello che fanno e quello che non fanno, e il sistema medico è molto contento di spaventarli e di raccontare loro che i figli non dovrebbero avere indipendenza, perché altrimenti chissà cosa potrebbe succedere a loro. Quindi c'è da parte di alcuni genitori ancora questa resistenza all'idea di lasciare l'autonomia all'individuo, vabbè, già da quando è un ragazzo o una ragazza, ma sicuramente anche quando un bambino adulto, no? Qui parlano spesso dei bambini adulti, che è una cosa un po' strana da dire. Quindi dirò, appunto, senza andare giù, come dicono qui negli Stati Uniti, per i buchi dei conigli, no? Senza andare per le lunghe, che qui la tematica è stata importante per trovare questa idea dell'autorappresentazione e non lasciare il tutto al governo, non lasciare il tutto ai genitori, non lasciare tutti ai ben pensanti che per loro gran carità possono offrire qualcosa ai disabili. I disabili devono avere i loro diritti, e questo ha avuto dei buoni esiti in parte, e senza questo movimento per avere questa autonomia non sarebbe successo. Però naturalmente in alcuni posti qui c'è ancora questo problema, che l'idea che il disabile non è capace di gestirsi le cose, praticamente le persone autistiche, le persone che hanno disabilità intellettive, che sono in fondo dei grandi bambini e non dovrebbero, non possono essere responsabili della propria vita, dei propri e dove stare. Quindi lascio lì per il momento. È una cosa che è stata molto importante, questo argomento negli Stati Uniti, però c'è ancora molta strada da fare.
questo tema delle persone, soprattutto con disabilità intellettiva, che vengono considerate come dei bambini grossi, tipo, è molto, in realtà molto presente anche in Italia, ed è una tematica che sta uscendo negli ultimi anni, perché è una forma di infantilizzazione che va molto oltre anche quello che è l'approccio, no? Cioè, tante persone disabili vengono approcciate in modo, no, infantilizzante e tutto. Quando si tratta di persone con disabilità intellettiva questo va molto oltre, perché poi va proprio a sostituire, nella maggior parte dei casi, completamente la volontà della persona. Non si fa neanche il tentativo in certi casi di capire se la persona, ad esempio, è d'accordo o non è d'accordo, quali sono i desideri della persona, quindi effettivamente c'è una sorta di annullamento. Ma di quello che hai detto, quello che mi colpisce è proprio la tendenza a pensare che cioè il fatto che diciamo, le istanze legate all'attivismo, no? Alla self-advocacy, e i servizi siano come due elementi antagonisti. È questa la cosa che a me perplime, no? Un po', perché si considera, cioè perché bisogna decidere cos'è più importante? Perché, per come la vedo io, l'attivismo è un mezzo anche per conseguire, no? Per ottenere servizi, ma è un modo diverso forse di chiederli e ottenerli. Maria Chiara e Elena, che ne pensate voi? Sì, assolutamente, non sono due cose in contrapposizione. Siamo però così abituati a questo tipo di narrazione che vede le persone disabili come non soggetti, come appunto destinatari di carità, che magari questo modo normale di chiedere diritti e servizi appunto è una cosa nuova, è uno stacco rispetto a quello che c'era prima e quello che continua ad esserci. Poi certo bisognerebbe forse distinguere tra i detrattori del modello sociale, nel senso chiaramente ci sono tutti degli interessi a vedere le persone disabili come passive, come destinatarie di appunto dei servizi calati dall'alto, eccetera. E poi c'è chi invece magari persone disabili che magari sono state sommerse e vivono da tutta la vita in quella narrazione lì, e appunto, cioè non è normale che a un certo punto, che nel senso che aiuto, che sei abituato a quella narrazione e non vedi motivo per contrastarla, per cambiarla. Per esempio, a noi capita spesso di ricevere magari commenti o messaggi di persone che ci dicono che magari l'abilismo è tutta una costruzione, cioè magari è l'ennesima etichetta, o l'abilismo, insomma variazioni sul tema che non so, diciamo, non sembra questa una cosa importante. Sì, magari che dicono è solo un'ennesima separazione, appunto, che insomma non è visto bene parlare di abilismo, però ecco, dobbiamo capire da dove viene quell'atteggiamento. Sì, sono d'accordo. Sì. Tra l'altro, non lo so, noi nel lavoro che facciamo, no? Che diciamo per certi versi è simile un po', appunto, cioè le tematiche sono quelle che affrontate anche voi, ma declinate nel contesto dell'autismo e delle neurodivergenze, e in effetti noi cerchiamo di riflettere parecchio su quelle che sono appunto le motivazioni che tengono in piedi questo atteggiamento, no? Questa sorta di reticenza, e in effetti è molto culturale, cioè è qualcosa di estremamente radicato, no? Nelle persone, anche in noi, nel senso, cioè tutti quanti abbiamo ricevuto un po' lo stesso pacchetto, no? Di informazioni, di strumenti interpretativi
delle differenze, dei problemi, quindi anche nel relazionarsi con le differenze, indipendentemente, cioè diciamo che in effetti il nostro bagaglio culturale ci porta intanto a fare un'attribuzione valoriale alla differenza che abbiamo davanti, no? Quindi invece di prendere atto della differenza che c'è tra te e l'altra persona come un'informazione utile sostanzialmente, che dovrebbe informarti su come, no, trovare, non lo so, una strada comunicativa, relazionale ad esempio, oppure delle risposte a delle esigenze. La prima cosa istintiva che viene da fare, perché è culturalmente determinata, è quella di fare un'attribuzione valoriale, che sostanzialmente è in negativo, perché diverso è uguale a era meglio se era uguale, cioè sei diverso, porello, era meglio se eri uguale, no? A quell'altro, a me sostanzialmente. E quindi questa è la prima cosa. Però hai detto due cose che mi sembrano interessanti, ovvero ci sono due tipi di detrazione in effetti quando si parla di modello sociale, quando si parla di attività. Minimo due, poi non basta. Sì, no, tu ne hai elencati due che mi sembrano significativi. E uno riguarda il mantenimento appunto di una sorta di potere sulle persone, perché le dinamiche di potere sono qualcosa che secondo me c'è un po' bisogno di gridare che il re è nudo, no? Da un certo punto di vista, perché altrimenti non ne usciremo mai. Cioè è vero che ci sono delle dinamiche di potere, a volte anche probabilmente non consce, no? Perché poi bisogna cioè, declinare contesti diversi, magari a livello istituzionale queste dinamiche di potere sono consce come, perché tu sai che hai potere di gestire la vita delle persone in qualche maniera, destinare o meno fondi, servizi appunto eccetera, e rendere o meno le persone libere di campare fondamentalmente. In altri contesti, come possono essere quelli familiari, io credo che a volte certe dinamiche di potere che si consumano, secondo me, lo stesso, come nel caso anche di persone con disabilità intellettiva, ma anche altri tipi di circostanze, di condizioni, ad esempio chi ha bisogno di assistenza personale, no? È chiaro che si innescano delle dinamiche di potere, anche credo nei contesti relazionali, di vita della persona. Probabilmente non sono così, come dire, non sempre così consci, così, no? Però ci sono e credo che sia qualcosa su cui tutti quanti dovremmo un po' riflettere, no? L'altra questione riguarda invece proprio l'abitudine. L'abitudine e quello che io riscontro spesso è proprio una sorta di cecità da questo punto di vista, cioè chi concepisce la ricerca dei servizi, ad esempio l'ottenimento dei servizi soltanto attraverso certe strade. A me è capitato che delle persone abbiano detto, cioè fino adesso comunque in questo modo abbiamo ottenuto questo, quest'altro, cambiando troppo il paradigma di fondo, siete sicuri che poi siete in grado di mantenere quello che è stato ottenuto e di conseguire quello che servirà? E io mi chiedo perché non dovrebbe essere così. Aggiungendo un attimo, cioè questa idea del potere credo che sarebbe assolutamente ragione, e credo che appunto in parte parlando di genitorialità, in parte anche parlando di qualsiasi sistema, che la gente che ha potere pensa di usarlo in maniera benevola. Di solito ci sono chiaramente molte eccezioni, però il potere più insidioso secondo me è quello benevolo che usano i genitori, che usano i medici, che usano la gente che ne sa di più e sa di saperne di più, e questo paternalismo che significa io il potere l'ho ottenuto perché lo merito, perché io sono più capace di te, e se tu badi a me starai bene. E ovviamente questo è un infantilizzare le persone a cui parli, no? Però naturalmente viene da una posizione che in teoria viene descritta come benevola. E quindi se tu vai a qualcuno e dici ma scusa, comportati in questo modo veramente nuoce alla persona a cui sta parlando,
loro si offendono tremendamente, non sanno cosa pensare, perché ma come, io sono così gentile, generoso, aiuto la persona, come mi puoi dire che quello che sto facendo in qualche modo è nocivo? Però è appunto vero che pensare a come potrebbe essere lasciare più indipendenza alla persona che da anni non ha questa indipendenza è complicato, perché tutti noi sbagliamo, facciamo errori, e chiunque non ha avuto la possibilità di provare a uscire nel mondo probabilmente ne farà anche, no? Ma se diamo questa possibilità di mettersi avanti e di avere una vita in proprio, allora a quel punto è proprio disumanizzare. Quindi c'è questo potere benevolo che si cura di, no? Questo naturalmente Maria Elena la conoscono meglio di me, io la conosco per amicizia e poi appunto per la genitorialità che succede qui, quando qualsiasi bambino deve essere curato, no? E una volta che comincia a curare qualcuno, quella persona diventa dipendente e il potere è lì. Sì. Infatti, cioè, in effetti riflettendo, no, su quello che stiamo dicendo, probabilmente mi viene anche da pensare che probabilmente un po' la responsabilità sta anche nel fatto che molto spesso quando parliamo di modello sociale lo mettiamo in contrapposizione al modello medico e che probabilmente non sono mai sufficienti le spiegazioni, le attività di informazione che si fanno non sono ancora abbastanza per far comprendere cosa significa quando si parla, cioè a cosa ci si riferisce quando si parla di modello medico, di modello sociale, di modello più psicosociale, no? Perché ad esempio per tante persone io vedo che cioè l'interpretazione che danno è quella che il modello sociale nega ad esempio l'esigenza di interventi medici, no? Che è qualcosa di... che, vabbè, quindi c'è un po' una difficoltà in effetti a riuscire a comunicare quando probabilmente mancano anche proprio delle informazioni di base, no? Che riguardano anche la storia della disability culture in qualche modo, che riguardano e non è facile neanche rendere così fruibili certi contenuti, perché probabilmente per comprenderli bene bisognerebbe farsi, tra virgolette, un po' di cultura, nel senso che bisognerebbe mettersi lì e informarsi un po' a fondo, no? Cerchiamo tutti quanti di produrre contenuti molto accessibili, molto fruibili, molto brevi, no? Per cercare di dare degli spunti, però a volte mi sembra che questi spunti cadano un po' in una sorta di vuoto cosmico perché le persone non hanno il background che serve per comprendere effettivamente di cosa si sta parlando e sembra che si stia parlando d'altro, ad esempio negare l'esigenza di interventi medici, per dire, no? Negare l'esigenza di assistenza clinica in certi casi, quando il modello sociale in realtà non, cioè, anzi responsabilizza ulteriormente in qualche modo, no? La società tutta nel rendere più come dire, nel ridurre il grado di disabilitazione in qualche modo questo comprende anche ovviamente gli interventi di carattere clinico di cui uno ha bisogno, no? Sì, per quanto riguarda diciamo questo grande malinteso, cioè questo malinteso che ancora c'è. Lo riscontrate anche voi? Sì, sì, assolutamente. Quanto questi sono i temi e diciamo questo malinteso in realtà se pensiamo al contesto in cui viviamo, fermandoci un attimo all'Italia non dovrebbe, cioè nel senso, stupire neanche più di tanto perché noi viviamo completamente ancora immersi nel modello medico, cioè per come viene concepita la disabilità dalle istituzioni, anche dalla cultura, nel quotidiano, insomma, nelle narrazioni, nel linguaggio, il modello sociale è ben lontano, cioè nel senso, all'interno della nostra bolla magari, adesso non voglio fare un discorso pessimista, però noi viviamo assolutamente dentro il modello medico ancora, quindi se c'è resistenza di fronte a anche alla parola, diciamo, autodeterminazione, abilismo, modello sociale, è abbastanza normale. Perché appunto il modello medico forse
cioè quando si parla di modello medico, magari non viene fuori la portata di quello che è. Esatto, proprio l'estensione della portata del mondo sociale, sì, medico, nel senso, non è solo pensare alla disabilità come una tragedia individuale, ma proprio anche pensare che serva, cioè pensare in termini segreganti senza saperlo, nel senso, per esempio, faccio un esempio, lo sport per persone disabili viene considerato a volte terapeutico, solo quello per le persone disabili viene considerato terapeutico, o il lavoro. oppure addirittura anche lo stesso lavoro viene considerato terapeutico, però magari specialmente per le persone con disabilità intellettiva. Scusami Maria Chiara, quella del lavoro terapia mi sembra la più grande paraculata, te lo giuro, che sia mai stata concepita, cioè veramente. Assolutamente. La lavoroterapia non si può sentire. Esatto. Che poi gli dà un'aura di virtù, no? Un'aura mistica che, nel senso, dare una virtù mistica al lavoro mi pare una cosa molto pericolosa, poi perché magari dà lo sfruttamento, eccetera, eccetera. Sì, in questi giorni poi si sente, insomma, appunto questa notizia che l'INPS, la Corte di Cassazione per loro, stanno decidendo, cioè insomma, è stato deciso di tagliare un assegno mensile alle persone con disabilità parziale, cosiddetta. Diciamo, è venuto fuori, a parte l'assurdità e la tragedia in sé che costituisce questa notizia, diciamo, si parla spesso di lavoro come terapia per contestare questa cosa, e questo è abbastanza, diciamo, eloquente dello stato in cui siamo. Sì. Non so se volevo aggiungere una cosa, che per quanto riguarda invece l'assistenza clinica, cioè anche il modello, nel senso il modello medico non è che siccome si chiama medico allora offre una buona assistenza medica, anzi, se tu secondo il modello medico sei un concentrato di problemi, quello che succede davvero è che gli interventi medici a volte sono eccessivi, e quindi magari ci sono tantissime storie di persone che hanno passato l'infanzia da un ospedale all'altro, magari in un tentativo inutile e dannoso di normalizzare certe caratteristiche che di per sé non costituivano un problema, oppure ci sono quelle persone considerate troppo disabili per cui l'intervento medico non è utile, cioè nel senso non ne vale la pena, e quindi questo causa morti, causa negligenza medica. Questo è il modello medico. Sì, hai toccato 3-4 punti secondo me fondamentali, tra cui intanto chiaramente io riporto un po' quello che diciamo ricontestualizzandolo, no, nel nostro campo di interesse, che è quello delle neurodivergenze. Per quanto riguarda l'autismo, cioè abbiamo toccato sul discorso del qualunque cosa terapia, io penso delle vette proprio di una fantasia incredibile, cioè qualunque cosa fa un autistico, se dopo sta bene diventa quella roba terapia. Quindi già questo, e se si prova a, come dire, problematizzare in modo, come dire, molto tecnico, cioè usando il termine in modo tecnico, no? La questione, quindi cercare di riflettere sul fatto, ma sta cosa è un problema oppure no per le persone? Riflettiamo, non abbiamo paura, no? Di riflettere e di chiederci se le cose che facciamo un po' di getto a volte, no, costituiscono un problema. Potrebbe essere un problema, perché ad esempio a quel punto la persona potrebbe avere la sensazione che tutta la sua vita è terapizzata, cioè che nella sua vita non fa un'esperienza che sia una che rientra, no, nel ventaglio delle potenziali scelte che ognuno è libero di fare nella vita. Voglio fare sport, faccio sport, ma perché sport terapia? Se voglio fare il piano, cioè studiare piano, studio piano, perché deve essere musicoterapia, no? Poi ci sono anche dei contesti dove quello che si offre magari è effettivamente
come, che ne so, magari integrato con degli aspetti effettivamente terapeutici, e ci sta. Però in realtà quello che si vede più spesso è che se lo stesso identico corso lo apri anche a persone con certe caratteristiche, per quelle persone diventa terapia. Appunto, e non so, scusa, se posso buttare, ma costa di più, almeno qui negli Stati Uniti, poi naturalmente negli Stati Uniti i costi sono diversi, costa di più e viene, è esattamente la stessa cosa, anche per i non disabili, la musica, io sono un musicista naturalmente, ha un valore che aiuta il corpo, che aiuta la mente, no? Però non c'è bisogno di fare, di renderlo una cosa necessariamente terapeutica. Ho visto un commento di una persona online delle somiglianze forse tra questa questione e appunto per le persone con demenze. Conoscendo io persone con demenze direi assolutamente di sì, ancora più, e questo è ancora più importante perché naturalmente più di noi, diciamo, no? Avremmo, se riusciamo a arrivare agli anni 80-90, avremmo certe demenze, e se a quel punto la società ci dice che il tuo corpo e la tua mente sono rotti e dobbiamo aggiustarli, oppure che non importa veramente, le tue emozioni non importano, noi dobbiamo creare un contesto medico, come ha detto Maria Chiara Elena, il modello medico non è gestito dai disabili, e quindi i disabili spesso non possono decidere se gli interventi sono quelli che vogliono, quindi non è l'intervento medico e la definizione del disabile come una non persona che viene dal modello medico, che funziona assolutamente anche per la demenza e altre condizioni che anche temporanee, no? Cioè un non disabile che trova in ospedale a lungo andare viene trattato in maniera come un pezzo di carne, no? E vabbè, questo naturalmente possiamo dare sulle critiche del sistema medico in generale, però è vero che se incominciamo a pensare ai dottori come persone che hanno diritti e conoscenze che sono non si possono fare domande, no? Perché loro sanno tutto, allora diventa proprio un problema serio. Comunque ti ripasso, scusa, ti ho interrotta. Cioè, questa cosa sì, ovviamente poi ci troviamo di fronte anche lì alla variabilità, cioè alla fine i medici sono persone, no? Quindi tu trovi la persona che proprio per impostazione anche caratteriale, individuale, una persona, come dire, molto egoriferita, per cui non gli puoi dire niente, ma ci sono anche medici che invece hanno un sacco di interesse, no? Ad ascoltare, però c'è un problema che anche quando tu li trovi, questi sono comunque incastonati dentro un sistema che segue altre logiche, quindi più di tanto, come dire, non possono fare in effetti finché non ci sarà un'attività di lobbying, tra virgolette, no? Di pressione sociale in questa direzione, ed è per questo che poi sostanzialmente si fa attivismo, né più né meno. È difficile che questa cosa cambi. E mi colpiva quello infatti che dicevano Maria Chiara e Elena, e a cui ti sei agganciato anche te, Andrea, sul fatto che in effetti c'è un problema spesso di scambiare il diritto e l'opportunità di avere terapie, no? Ad esempio, con una sorta dopo di, come dire, di onda d'urto terapeutica alla quale tu non ti puoi sottrarre. Questo nell'autismo, per esempio, è una grossa tematica che, tra l'altro, per chi fosse interessato, è trattata anche nel saggio Pinguini nel deserto della sociologa Alice Scavarda, che ha fatto questa indagine qualitativa sulla gestione dello stigma da parte delle persone con autismo e trisomia 21 e i loro familiari. E una delle cose che lei ha rilevato, no, nella sua indagine è che nel caso delle persone autistiche, dei bambini autistici e le loro famiglie che lei ha seguito, ha notato, anche rispetto ad esempio ai bambini con sindrome di Down, dove questa cosa non era così così marcata, una sorta di terapizzazione di ogni singolo aspetto della vita della persona. Nel caso dell'autismo addirittura anche la tua giornata in casa tua è costantemente scandita dalla terapizzazione, e le relazioni che tu hai anche con i genitori sono
in tanti casi, non sempre ovviamente, ma in tanti casi sono regolati da una sorta di struttura terapeutica, perché ovviamente sei autistico, quindi la tua disabilità è relazionale, quindi tu devi essere riabilitato da questo punto di vista. Ed è qualcosa che, cioè, secondo me, merita di essere problematizzato, perché non si può pensare che questo non abbia un'influenza poi su una persona che cresce così. No? Che ne pensate? Non lo so. Sì, Certo. sì. È qualcosa Anche che... Sì, prego. le persone disabili come cioè, sono persone appunto secondo un pensiero abilista, persone senza relazioni. Non mi ricordo l'attivista che lo diceva, però sì, c'era un attivista che è morto da poco, che appunto diceva che secondo la società le persone disabili non si meritano relazioni, quindi alla fine non sono importanti per nessuno e quindi sono le persone inutili. Questo poi in un'ottica, no, legata alla produttività della persona, legata, cioè tu cosa dai, no, alla società, perché non basta che esisti per... Esatto. Sì, sì. Sì, Sì. questa cosa scusate, tu cosa dai è esattamente connessa a quello che diceva prima del lavoro, no? Che il lavoro nobilita l'uomo, no? Cose simili, e quindi, cioè, naturalmente negli Stati Uniti sarà un po' diverso di quanto sia in Italia, però no, il capitalismo c'è un po' dovunque, e quindi l'idea che tu puoi contribuire alla vita, alla società, in quanto tu puoi essere productive, come dicono qui, no? di produrre proprio nel senso grezzo capitalista, che è appunto per dire, e immagino che sia anche simile in Italia, che se certi bambini sembrano non avere capacità intellettive all'altezza di corsi regolari, vengono velocemente immessi in certi tipi di corsi che insegnano a essere produttivi per fare lavoro manuale o comunque per poter contribuire, e questa ottica del contribuire viene venduta a tutti, ai genitori, ai bambini, a tutti quanti, in maniera così totale che bisogna proprio rifiutarsi, no? La possibilità di dire no, io non voglio, io non posso produrre, e questo devo tenere questa verità, perché se io come dire, se mi lascio convincere che solo se io riesco a produrre, che io posso essere umano nella società, allora chiaramente questo porta subito alla disumanizzazione di un sacco di gente, che poi su certe categorie possono essere più o meno produttive, eccetera. Quindi sì, credo che sia una cosa molto importante. Di solito questa cosa viene venduta con l'equivalenza di renderti utile legato a, cioè uguale qualità della vita, no? Cioè tu stesso ti puoi sentire, come dire, a posto nella vita, puoi sentire di avere una qualità della vita decente se riesci a renderti utile. E questo credo che sia un po' anche un tema su cui riflettere, proprio, cioè, forse merita iniziare a chiederci che cosa costituisce la qualità della vita delle persone, no? È effettivamente lavorare? Io su questo ho qualche dubbio. È una favoletta per magari farci produrre di più. Sì, anche questo sull'onda di quello che è successo con l'INPS è stato detto, cioè comunque sentiamo queste narrazioni qua che ovviamente è normale. Che il lavoro è appunto questa idea di produttività, che sarebbe per questo che questa decisione dell'INPS sarebbe sbagliata, insomma. Sì, certo, anche perché, come dire, no, tu siccome tanto un lavoretto l'hai trovato, come dire, un minimo di qualità della vita l'hai conseguito, Esatto. magnati quello, no? Tipo, cioè, che poi prendi 400 euro e ne spendi 1.800 al mese, anche banalmente per quello che ti serve, un elemento trascurabile, no?
valorizzare, dice Roberto, le persone in funzione della loro capacità produttiva è anche abilista. Non è anche abilista, è abilista, punto. Cioè, ovviamente. Alessandra dice: la prevalenza del modello sociale è altamente dispendiosa, comporta un investimento in forze culturali in primis, e qui viene fuori tutta la tipica pigrizia, tipica quindi riferita alla popolazione tipica, ma insomma io però un po' pigra mi sento pure io. La prevalenza del modello sociale vuol dire anche abbattere le frontiere imposte dalle categorie mediche, quelle frontiere che decidono a priori in quali confini di supporto e considerazioni devi serrare un tipo di disabilità. Penso che Alessandra abbia detto tutto, cioè fondamentalmente ha riassunto, esatto, cioè è sostanzialmente anche appunto il mantenimento di questo squilibrio di potere, no? Che si diceva prima, fondamentalmente, e che fa tanto paura abbandonare in qualche maniera, no? Fa anche paura, cioè chissà come sarebbe il mondo, no? Con queste persone disabili, libere di fare quello che vogliono nella vita. Non lo so, probabilmente sarebbe terribile, cioè, non lo so, come se ne andrebbero in giro a fare chissà che cosa. E rispetto a questo discorso legato per esempio ai servizi, sì, qualcuno qui dice poi sono gli autistici ad avere paura dei cambiamenti. Vabbè, sulla rigidità neurotipica potremmo spendere un'intera puntata. Rispetto a questa, quindi un po' al discorso, no, legato ai servizi, io ogni tanto cito questo documentario che si trova su Netflix, che secondo me è illuminante e che secondo me dovrebbero veramente vedersi tutti, e prima di tutti dovrebbero vederselo tutti i caregiver, tutte le persone che a vario titolo professionale si occupano di disabilità o divergenze di vario tipo, che è Crip Camp. Crip Camp è sostanzialmente un documentario che racconta come inizia, come si sviluppa e un po' di quello che riesce a conseguire un movimento nato, tra virgolette, un po' per caso, no? Cioè dall'incontro di queste persone che si trovano in questa sorta di camp estivo, che è un camp per disabili, per persone disabili. Quindi tutte queste persone che fuori da lì sono persone assolutamente emarginate dalla società, che non hanno mezzo diritto, lì si trovano e c'è anche una sorta di riconoscimento reciproco, cioè il riconoscimento probabilmente che non incontrano fuori, in quel contesto riescono a darselo reciprocamente e se lo danno in quanto persone. Quindi forse incontrano quello come primo contesto di vita dove si sentono persone, perché entrano in relazione con gli altri, anche se diversi da sé, però in un contesto in cui delle differenze si prende atto per l'appunto, ma non vengono, non viene fatta un'attribuzione di valore su queste. Adesso, per farla breve, cosa succede? Che, come capita spesso, una delle persone presenti in questo camp che ne prende parte, che probabilmente ha uno spirito particolarmente, no, una buona leadership, così riesce un po' a prendere, che è Judy Heumann, che riesce a prendere un po' la guida di questo, che poi diventerà un vero e proprio movimento di persone disabili che iniziano banalmente a incazzarsi per lo stato delle cose, no? E iniziano a permettersi di farlo sapere là fuori e di farlo sapere alle istituzioni. È un atto di potentissima autorappresentanza, di autoaffermazione, di autodeterminazione, che si conclude con una serie di servizi che questi ottengono e che prima non esistevano, come ad esempio i bagni pubblici per i disabili, una cosa che oggi sembra, no, come dire, sarebbe barbaro, no? Che non ci fossero i bagni per i disabili nei luoghi pubblici. A volte non ci sono, infatti è barbaro, quando non ci sono è barbaro, esatto. E una delle cose che a me è rimasta più impressa di tutte è quando un giornalista va da Judy Heumann e appunto la intervista, no? E le chiede quanto fosse felice, no? Quanto stava festeggiando
perché aveva ottenuto appunto questa vittoria di avere i bagni per i disabili. Ed è, secondo me, estremamente potente la sua reazione, perché invece di fare quello che probabilmente avrei fatto anche io al suo posto, cioè adeguarmi in automatismo alla richiesta sociale, quindi dire ah sì, siamo contenti eccetera, lei se lo guarda e gli fa ma scusami cioè devo festeggiare perché adesso posso pisciare quando sono fuori, no? Cioè, ti sembra una cosa da festeggiare che io abbia dovuto fare tutto questo casino per ottenere i bagni anche per noi? Quindi modello sociale significa questo, significa ribaltare la prospettiva, significa che tu, società, hai il dovere morale, etico di renderti accessibile a tutti, e non è che se lo fai io mi devo sentire graziato, cioè sei stronza finché non lo fai, fondamentalmente, no? Quindi credo che sia un po' un ribaltamento piuttosto consistente. E forse in Italia c'è bisogno ancora di conoscere questo tipo di storie, no? Di conoscere questo tipo di non so come dire, di processi che sono accaduti e che non hanno portato gli esiti terribili che magari certe persone immaginano, no? Ma hanno banalmente ottenuto servizi, che poi è quello che vogliamo tutti, però il modo di conseguirli cambia gli esiti, no? Cambia come mi sento io dopo che li ho ricevuti, quando ne fruisco. C'è un po' questa cosa che devi essere costantemente, no? Devi pure ringraziare, come dire. Allora, io vedo un po' di... Sì, bello questo. Cioè, ci sono persone autistiche in posizioni apicali in azienda, e non solo, sarebbe molto importante fare coming out per ridurre lo stigma. Sì, la questione di stigma è seria, cioè anche per esempio brevemente le università negli Stati Uniti, io sono docente, sono come cattedrato essenzialmente. Ecco. Sono tornato. Eri un po' bloccato. Sì, probabilmente è la connection. Io sono essenzialmente cattedrato negli Stati Uniti, però fino a recentemente non ho fatto il mio coming out. Cioè, ai studenti nelle mie classi parlavo di disabilità, parlavo del mio ADHD, però in pubblico, diciamo, no? A livello universitario, fino a qualche mese fa, appunto, non ci pensavo, il che è la risposta sbagliata. No, cioè anch'io che ho un certo potere all'interno del sistema non avevo preso l'idea di mettermi avanti. Questo in parte perché, appunto, secondo modello sociale stretto, io non sono disabilitato dal mio lavoro e dalla mia società, e in linea di massima potrei passare, se volessi, in linea di massima. Però appunto per questo eticamente ho dovere di non passare, per tutti gli studenti che o non possono passare oppure che ritengono che non sia possibile un professore avere successo con un certo livello di neurodivergenza, no? Quindi questo è molto importante. Per questa faccenda, come dici tu, del Crip Camp, cioè chiaramente è una storia molto statunitense, nel senso che culturalmente è qualcosa che è accaduto negli Stati Uniti durante un certo periodo, che aveva anche connessioni, per esempio, con gli... come si chiamano? Con le Black Panther, no, agli anni 70, il movimento di potere nero nella zona di San Francisco, che è stato molto importante nel sostenere questo attivismo che è successo appunto negli anni 70. Quindi è una storia molto importante ed è una storia molto statunitense, che chiaramente negli Stati Uniti bisogna raccontare. È ancora una storia parziale, perché, come dicono alcuni dei miei amici attivisti, anche se chiaramente Human ha fatto un lavoro fantastico, e questa legge è una cosa molto importante, ci sono storie di persone che l'hanno preceduta che non sono raccontate, particolarmente persone che avevano disabilità intellettive che non sono così fotogeniche, diciamo, no? Quindi c'è anche questo, no? C'è anche questo. Cioè, è chiaro che le storie devono essere molte. Certo. Se debba succedere in Italia, immagino bisogna sempre cercare di fare attivismo. La questione è quale stigma, quale difficoltà, quale
situazioni politiche ci si trova. Chi è che si può acchiappare e portare a fare questo lavoro in Italia? Non so, io sarei contentissimo di vederlo, ma immagino sarà difficile. È difficile. Sì, Maria Chiarella, non so se avevo visto prima accennare una risposta o no, ok. Vabbè, sono d'accordo, sì, che ci sono alcune visibilizzazioni Anche nell'attivismo, alla fine giustamente c'è ancora già di più, ma è considerata che vabbè, lei è conosciuta di più in America, però ancora appunto la storia di Crip Camp cioè insomma non è neanche così conosciuta in America, voglio dire, però mi sono incartata. Però ecco appunto per esempio ci sono anche altri documentari meno conosciuti sempre sullo stesso argomento in realtà, dove appunto che magari è stato diffuso poi peggio, perché tanto è anche una questione di come lo diffonde. Addirittura Crip Camp è stato finanziato da Obama. sì. Quindi ben venga assolutamente, però ovviamente siamo anche consapevoli che poi bisogna anche approfondire, ecco, sì. Sì, diciamo, io li trovo emblematici e importanti proprio no, come precedenti in qualche maniera, che ci raccontano del potere e l'esito che possono avere, no? Certi movimenti che possono spaventare un po' quando vanno a rompere delle dinamiche che ormai abbiamo tutti quanti interiorizzato così tanto. Quindi un po' lo trovo emblematico. Poi certo che come dire, accanto a quello ne possiamo elencare probabilmente tanti che hanno tanto valore, e sono molto d'accordo con quello che dice Andrea sul discorso del fatto che certe esperienze vanno in giro perché sono molto fotogeniche, in effetti, no? E questo è legato anche a un altro tipo di automatismo che abbiamo, che riguarda il conferire attendibilità alle parole di una persona, all'esperienza di una persona, sulla base di tutta una serie di caratteristiche, anche espressive, ad esempio, no? Questo è un discorso che ho affrontato anche poco tempo fa, per quanto mi riguarda, un po' per il discorso anche, no, della presidenza dell'associazione, eccetera. A volte ci sono delle giornate, no, che tu ti ritrovi a fare in situazioni di rappresentanza e tipo sei viola e non riesci a parlare, no? Incredibile, succede anche a me. E niente, ti senti lì no, un cretino. Perché? Perché tu sai che le altre persone tendono a dare molta meno attendibilità alle tue parole se tu non ti esprimi in modo sicuro, quindi riguarda la capacità espressiva, è una forma di abilismo anche questa alla fine, no? Siamo portati a dare più credibilità, più attendibilità a certi tipi di persone piuttosto che altri, e magari persone che non rientrano in certi parametri avrebbero cose estremamente importanti e significative da dire, anche delle competenze importanti da spendere, ma queste vengono, come dire, un po' coperte da altre caratteristiche. Non so se vi capita questa cosa anche a voi, a me mi capita spesso. Già in quanto donne che parlano e che si espongono e che magari hanno un certo tipo di pubblico, non so come dire. Sì, sicuramente magari si può partire con più basse aspettative, o comunque sì, c'è anche una certa, vabbè, tone policy, cioè nel senso, se tu ti mostri troppo assertivo, ecco, magari la reazione non è la stessa che sarebbe se tu fossi stato un uomo. Chiaramente, vabbè, donne visibilmente disabili, quindi sì, dai, lo viviamo a volte, sì. Sì, non autosufficiente, anche questo pesa. Cioè, che pesa anche percepite come molto disabili, quindi sì, sicuramente infatti pesa anche più del fatto che siamo donne. Poi vabbè. Si sommano una certa idea della vita che dovremmo fare.
poi chiaramente dipende dall'interlocutore. Sì, probabilmente c'è anche proprio una sorta, no, di reticenza cioè a concepire che certi tipi di persone abbiano da dire la loro proprio, di default, proprio di base, no? Come dire, sei così e invece di renderti amabile, c'hai pure da ridire sulle cose, no? Ti incazzi pure. Beh, allora qui Christian diceva, se andiamo a vedere un po' come funzionava la società antica, si prendeva atto delle differenze, soprattutto culturali, e le si lasciavano coesistere, dipende dove, perché in alcuni contesti dell'antichità le differenze tipo le buttavano giù dalle rupi già appena... E la cultura moderna che tende all'omologazione a guardare con diffidenza qualunque cosa sia diversa. Sì, questo forse è una riflessione un po' pre-psichiatrica, in qualche modo, mi viene da pensare, no? Prima che esistesse la categorizzazione psichiatrica, se c'era qualcuno un po' fatto, cioè le persone erano fatte a modo loro, come dire, no? C'era sta cosa, vabbè, fatta a modo suo. Sì, cioè, psichiatria è anche pre-normale, no? Cioè una cosa che effettivamente è in corso che sto dirigendo questo semestre, parlando dell'Ottocento come periodo in cui si inventa la normalità, esatto, sotto vari aspetti, e quindi a quel punto, sì, cioè, chiaramente in antichità certe differenze erano problematiche, ma le definizioni erano un po' diverse. E quindi in teoria siamo tutti uguali adesso, no? Siamo in una società moderna, democrazia, però effettivamente chi non è normale ha già dei problemi, e meno normale è, più si dovrebbe accontentare di quel che gli dà la società, in linea massima. Sì. E qui avevo letto, ok, vediamo. Si deve puntare a eliminare lo stigma attraverso l'accettazione delle differenze e la convivenza delle stesse, quindi non includendo il differente, ma includendosi nelle differenze. E qui Fabrizio Canfora docet un po', no? Perché sì, alla fine ci sarebbe anche, sulla base di tutto quello che si è detto, tematiche che abbiamo affrontato stasera, da fare proprio forse anche una riflessione sul concetto di inclusione che troppo spesso viene declinato in modo alla fine paternalistico, alla fine viene piegato comunque a dinamiche paternalistiche, no? Mentre l'inclusione sì, probabilmente sarebbe quella in cui si fa in modo appunto di riconoscere le rispettive differenze e prenderne atto, semplicemente, e convivere tutti quanti, prendendo atto delle esigenze di tutti. Qui leggo Roberto che dice: in realtà l'omologazione, riferito a prima, nasce da esigenze produttivo-capitalistiche. Ovvio, conviene dire che quello normale è quello che produce, se no, ovvio. Ok. Roberto ancora dice: l'obiettivo di ridurre lo stigma non dovrebbe appoggiarsi sul mostrare che ci sono persone autistiche che sono abili e ce l'hanno fatta. Non credo sia la strada giusta, certo, perché comunque si basa sempre su un principio un po' abilista, no? E quelle che non ce la fanno e che effettivamente non ce la faranno, che ne facciamo? È vero, c'è sempre la rupe, però fa brutto ormai nel 2021, cioè come dire, c'è qualche problemino. C'è la rupe medica, e lì li porti in ospedale, e all'ospedale la rupe è fatto, no? Effettivamente, esatto. cioè, non per essere brutale, ma in certi casi può succedere. E appunto l'idea di avercela fatta naturalmente è definita da una società che normalizza, allora basta, no? Cioè, se tu metti cosa significa avercela fatta, allora appunto hai accettato certe tematiche che escludono persone di tutti i tipi, tra i quali certe persone disabili, certo. Come se bastasse la forza di volontà a tenacia. Sì, infatti non ho capito, Maria Chiara, perché non ti alzi, cioè, e non ti dai una mossa, no? Cioè, come dire, ma non lo so, io Alice, ma sto sempre a rompere le palle con la luce, ma sta luce, cioè. No, infatti, non lo so, poi a volte sembra... Quando fai notare quanto questo approccio sia anche poi, come dire, dal certo punto di vista pure un po' stupido, no? A volte, perché si offendono.
Cioè non ti devi offendere tu, no? Che pretendi cioè, di essere trattato decentemente, ma si offendono loro, perché come dire. Però, vabbè. Ah, ok, Cristian infatti precisa, era esattamente ciò a cui pensavo quando ho scritto il mio pensiero, assolutamente d'accordo. Ci siamo capiti. Io mi sono capita. Ma tornando appunto al tuo primo punto sul fatto che se questi pensieri filosofici, che so io, sociali, distraggono, no? Da quello che importa che ci siano soldi, che ci siano risorse, eccetera. Cioè chiaramente finché le persone disabili non hanno l'opportunità di gestire le proprie risorse, allora le risorse saranno sempre date in maniera casuale o almeno selettiva, sicuramente non scelte dalle persone disabili. E l'idea appunto che alcune persone dovrebbero poter decidere come gestire le proprie risorse, no, perché già appunto sembrerebbe una cosa, ma è chiaro che tutti dovremmo poter gestire le nostre risorse in maniera simile, ma purtroppo appunto questo non funziona, quindi c'è bisogno secondo me di questo pensiero politico-filosofico per poter dire no, guardate, le risorse non esistono a parte, le risorse esistono con chi ha potere, e se i disabili non hanno la possibilità di prendere decisioni sulle risorse, allora non incominciamo nemmeno a parlare delle risorse, perché non possono scegliersele. Infatti penso che ci sia proprio da fare una sorta di balzo, no? Rispetto a quella che è la partecipazione effettiva dei diretti interessati ai vari tavoli di lavoro, banalmente, no? Dove si decidono le cose, dove si decidono quali sono le priorità, banalmente, no? Si decide chi sono, cioè dove mettere i fondi, per cosa. Adesso, per dire, nel contesto della neurodivergenza sta iniziando a venire fuori, per dire, in ambito, quello che è l'ambito della ricerca, no? La ricerca partecipata, ma nel senso che laddove c'è da fare ricerca sull'autismo, la dottoressa Ilaria Minio Paluello Docet, appunto, che è una ricercatrice del CNR di Aglioti, che appunto fa ricerca e sta cercando di fare in modo che in Italia si realizzi sempre più una ricerca realmente partecipata, ovvero che mette insieme gruppi di lavoro, anche di caregiver, perché è ovvio che cioè, sono persone che, come dire, sono coinvolte nella questione, non è che non lo sono, ma anche con i diretti interessati. Nel caso delle neurodivergenze, dell'autismo, prendere le persone autistiche e come dire, iniziare a decidere insieme a loro, insieme ai vari attori, anche proprio gli obiettivi di ricerca. Cioè stiamo buttando via tantissimi fondi sulla ricerca genetica per l'autismo, no? E si spendono molti pochi soldi a fare ricerca mirata a migliorare ad esempio la vita delle persone autistiche, no? Le condizioni di vita delle persone autistiche, quindi è molto importante questo, ma anche proprio copartecipare poi a tutti i processi, e questo può essere declinato in tutti i contesti decisionali, non solo nella ricerca, no? Quindi io vedo qui, sto leggendo un commento. Greta Thunberg è Asperger, a me sembra un esempio positivo per la comunità, non credo sia sbagliato sfornare un neurodiverso a trovare una strada che lo porti al miglioramento e soddisfazione al suo personale avercela fatta. No, certo, però non deve essere deciso da qualcun altro qual è la strada emancipativa per quella persona, perché non si può prendere una persona soltanto perché ha una diagnosi di autismo e cercare di farla diventare Greta, perché magari non gliene frega niente, cioè magari ha tutt'altri programmi per se stessa e ha tutt'altre priorità. È una questione proprio di smettere di pensare che perché una persona rientra in una categoria specifica, allora abbiamo diritto di decidere cosa è meglio per lei, banalmente, no? Quindi, vabbè, io vi chiedo se avete intanto qualcosa da aggiungere, perché abbiamo diciamo finito il nostro tempo, ma volentieri possiamo dedicare qualche minuto per concludere, se avete precisazioni o
qualcos'altro da dire. Se siamo a posto così, direi che possiamo salutarci, possiamo salutare tutti quanti, tutto il pubblico che ci ha seguito, ringraziare anche le persone che sono intervenute, anche dal pubblico appunto con le loro riflessioni, con le loro domande. Io ringrazio tantissimo Andrea e Maria Chiara e Elena, perché penso che sia molto significativo, insomma, anche, come dire, creare situazioni e spazi di confronto anche un po' intersezionale, no? Rispetto ai vari contesti, quindi sia geografici in certi casi che anche rispetto a condizioni differenti, perché poi alla fine le problematiche che si incontrano hanno una base comune in qualche maniera, no? Quindi è molto interessante vedere come si affrontano in diversi contesti. E vi ringrazio anche per il lavoro che fate, ovviamente tutti e tre, nei vostri contesti di vita e nella società in generale, diciamo, ecco. Grazie a te, grazie da me, Maria Clara e Elena, spero di non avervi interrotto troppo. Siete delle persone che seguono moltissimo, quindi grazie anche da me a voi. E naturalmente a voi, Alice, e al vostro gruppo. Grazie, è stato un piacere, grazie per l'invito. Grazie a voi, grazie a tutti e ci vediamo il prossimo mese. Dai Witty Wheels, qualcuno scrive? Dai. Ok. Grazie a voi, grazie a voi. Stacchiamo, che adesso qua c'è Roberto che sta facendo la regia, io sono proprio l'antitecnologia, quindi vi saluto e lui staccherà la diretta. Ciao a tutti. Ciao.